Se ti piacciono i manga storici, i samurai e le storie avvincenti, allora Samurai Executioner è quello che fa per te. Il duo Koike e Kojima, conosciuti forse più per il loro lavoro encomiabile sul manga di Long Wolf and Cub, li possiamo apprezzare anche in questa serie edita da Goen composta di 14 volumi. La serializzazione di Samurai Executioner è iniziata nel 1972 ed è terminata nel 1976. C'è da dire che a questo titolo, qualche anno dopo, si è aggiunto uno spin-off, in Italia anche questo portato dalla Goen, che si compone di 4 volumi, riguardanti le avventure di un personaggio che compare anche più volte nei capitoli di Samurai Executioner, appunto, e sto parlando di Kasajiro afferra Tatami, accompagnato dalla moglie. Ma di che cosa si tratta? Ogni volume è diviso in capitoli autoconclusivi, denominati esecuzione, e quasi totalmente privi di una trama orizzontale, che narrano le vicende di un samurai Ronin senza padrone, Agemon Yamada, un otamesigoyo, ovvero un assaggiatore di spade. Il suo compito consiste nell'affilare le spade, appunto, e assaggiarne la qualità della filatura su corpi vivi e cadaveri, e appurando la sua eventuale funzionalità in casi di emergenza. In pratica è incaricato dal governo feudale giapponese dello shogunato Tokugawa 1603-1868, periodo Edo quindi, come addetto alle decapitazioni dei prigionieri condannati a morte. Forse è meglio dire si presta al governo, dato che non ha padrone, come detto. Ci troviamo in un preciso periodo del contesto storico del Giappone, e più precisamente nell'epoca Edo, con la sua rigida struttura sociale e le sue dure leggi. Agemon si trova ad affrontare un dilemma morale. Da un lato il suo dovere di samurai lo spinge a eseguire le esecuzioni con precisione e freddezza. Dall'altro la sua coscienza lo tormenta per la brutalità del suo compito. Preciso da subito che si tratta di un manga crudo e forte dal punto di vista visivo, considerando il tema trattato e l'utilizzo di armi bianche ogni 3x2, nonché la presenza molto spesso di scene di nudo. Non sono così disturbanti, ma ad alcuni potrebbero dare fastidio. Sottolineo che ci sono comunque opere molto più impattanti, a mio avviso. Infatti è sì un manga chiaramente violento, ma tutto ciò che vediamo e ci viene raccontato non è fine a se stesso, anzi. Il manga esplora diverse tematiche profonde che vanno al di là della semplice esecuzione, ma vediamone alcune. In primis la moralità e la giustizia. Il protagonista Yamada, Agemon, è un esecutore, un ruolo socialmente ostracizzato, ma necessario. Da un lato egli è un samurai fedele al suo signore e al codice d'onore, dall'altro prova compassione per i condannati a morte e si interroga sulla moralità del suo lavoro. La serie ci porta a riflettere sulla natura della giustizia, sulla linea sottile tra bene e male e su chi decide chi merita la morte. Spesso le storie si concentrano sulle motivazioni dei condannati, spingendoci ad interrogarci se la loro punizione sia giusta. Un altro tema portante della serie riguarda la natura della morte. Samurai Executioner affronta il trapasso in modo brutale e realistico. Agemon si sforza di rendere le sue esecuzioni rapide e indolori, ma la morte rimane un evento pesante e definitivo. Il manga ci fa riflettere sulla fragilità della vita e sul suo significato. È giusto sobbarcarsi del peso del dovere solo perché Agemon ha ereditato il suo ruolo dal padre? È consapevole del peso che porta senz'altro, ma è costretto a vivere da emarginato per preservare la sua reputazione e proteggere innanzitutto se stesso.
La serie analizza il conflitto tra il dovere verso lo shogun e la propria umanità. Il manga affronta a viso aperto la dura realtà del Giappone dell'epoca Edo, mostrando la brutalità del sistema e la sofferenza inflitta ai contadini e ai ceti più deboli. Le esecuzioni, le torture e le punizioni corporali sono descritte con crudo realismo, non risparmiando, come detto al lettore, la vista del sangue e della violenza. Altro elemento che ricorre per tutta l'opera è il codice del samurai. Nonostante il suo ruolo di esecutore, Asaemon incarna ancora alcuni aspetti del Bushido, il codice d'onore del samurai. Crede nella disciplina, nell'onore e nella giustizia, anche se deve applicarli in un contesto moralmente ambiguo. Inoltre, Samurai Executioner è apprezzabile per la sua accuratezza storica, sia per quanto riguarda il funzionamento del sistema giudiziario, anche carcerario, che per lo spaccato che ci viene offerto sull'etnologia del popolo giapponese, che ci permette di immergerci nell'atmosfera del Giappone del XVII secolo. Ci viene proposta quindi una visione a 360 gradi sulla società feudale, mostrandoci le disuguaglianze e le ingiustizie della società giapponese di questo preciso periodo storico, facendo emergere anche la corruzione e l'ipocrisia della collettività. Il manga non risparmia critica alla società del tempo, mostrando l'immoralità dilagante tra i samurai e i politici. La giustizia è spesso venduta al miglior offerente e i deboli sono oppressi dai potenti. Per questo i samurai poveri ed i contadini oppressi finiscono spesso per diventare criminali, mentre i ricchi e i potenti sfuggono alla giustizia. Interessanti sono le varie nozioni che si possono apprendere dalla lettura di questo manga, in particolare sulle varie cariche dei funzionari pubblici e delle loro responsabilità amministrative, politiche, nonché militari del sistema feudale. Come nella maggior parte dei manga sui samurai, non può mancare la ricerca della redenzione. Asaemon desidera espiare i peccati del suo passato e trovare un senso nella sua esistenza tormentata. Infatti non mancheranno interrogazioni sulla natura umana, mostrando come la brutalità e la compassione, la violenza e l'amore possono coesistere nello stesso individuo. Immancabili anche i temi come la vendetta e il perdono e la forza della speranza di fronte alle avversità tipiche di un samurai. Alcuni capitoli non nasconderanno le prime avvisaglie della restaurazione Meiji, che avrà inizio nel 1868 e che porterà un gruppo di samurai e politici a rovesciare lo shogunato Tokugawa e a restaurare il potere all'imperatore Meiji, trasformando un po' per volta il Giappone nel paese moderno che oggi conosciamo. Ma passiamo ora, come di consueto, alle mie considerazioni e alle mie sensazioni post lettura. Per quanto all'apparenza possa sembrare un titolo che con il trascorrere dei volumi va a riprendere, a ripetere certe vicende, in realtà non è affatto così. Nei 14 volumi non ho trovato storie che si assomigliassero a tal punto da dire questo manga è tutto uguale. Una volta letto un paio di volumi sai già tutto e sicuramente gli altri saranno molto simili nei fatti. Per nulla direi. Ok, certe meccaniche come l'esecuzione c'è quasi per tutti gli episodi, ma il focus non è il semplice taglio della testa, bensì sul prima e sul dopo la decapitazione. L'atto in sé del giustiziare è irrilevante, fa solo da contorno come gesto del togliere la vita. Ciò che conta è tutto il resto. Certo, forse proprio per la brevità dei capitoli non si riesce ad empatizzare con le vittime ed i personaggi coinvolti nei fatti, ma sicuramente, come già detto, sono tutti i racconti in grado di scaturire delle riflessioni che sono tuttora attuali. Al momento della condanna, a noi lettori, pare proprio che il ritmo rallenti sempre di più e ad un certo punto si fermi, con l'arrivo della lama di Asa, lasciando tutto il tempo sia al condannato, ma anche a noi, che osserviamo il fatto, di riflettere e di farci percepire tutta la tensione e la rassegnazione della vittima. Per quanto riguarda il disegno,
Che dire, un tratto che sembra non invecchiare mai, preciso, puntuale, pulito ed in alcune vignette sporchissimo dove serve, soprattutto nelle scene di azione e nelle carceri, dando al lettore una sensazione opprimente e buia proprio delle celle e dei corridoi. Tavole sempre chiare e di ampio respiro, con prospettive sui paesaggi davvero da taglio cinematografico, che sicuramente danno un ulteriore valore aggiunto a questa opera, che a mio avviso dovrebbe avere più visibilità. Perché se vi piacciono questa tipologia di manga storici, credo proprio che il duo non potesse fare un lavoro migliore. Una suddivisione delle griglie nelle tavole ben curata, lasciando spazio anche a qualche splash page. Difficile chiedere di meglio. Aggiungo inoltre che secondo me si sono saputi fermare al momento giusto, infatti i 14 volumi, se ti piace il tipo di storia, scorrono via bene, perché i due sanno alternare sapientemente tavole ricche ma non asfissianti di dialoghi a tavole mute dove a parlare sono proprio i rumori e i silenzi. Va detto che in alcuni volumi, in particolare nei primi due, c'è qualche spiegone, ma non rallentano la narrazione, anche perché si limitano a nozioni per lo più su certe terminologie e sul sistema carcerario. Questi rallentamenti nozionistici, se vogliamo, per me sono un plus necessario per questa tipologia di manga, che definirei quasi didattici. Infatti, senza di essi sarebbe difficile comprendere un po' tutto e riuscire ad immergerci totalmente nelle atmosfere del manga. Per quanto riguarda il finale, è un finale aperto, ma è da mettere in conto visto la natura episodica dell'opera. Per assurdo sarebbe potuta proseguire all'infinito, ma la tavola finale lascia comunque una sensazione di chiusura. In conclusione, Samurai Executioner ci offre una visione realistica e non edulcorata del Giappone feudale. Un'opera che non lascia indifferente il lettore e che lo invita a riflettere sui temi universali che abbiamo trattato poc'anzi.